partiamo da là o da qua? Chi lo sa? No, perché è talmente piccolo il live micro DAC. Del resto micro, che abbiamo dovuto mettere un'altra telecamera solo per farvelo vedere. Perché se no da laggiù nero su nero poi non vedevate veramente un bel neanche niente. il display, che è abbastanza grossiccio. Allora, che cos'è? È la versione più piccola dell'Harmony DAC che abbiamo provato qualche tempo fa con grande gioia, con grande giubilo, interesse, piacere. E quindi con altrettanto piacere e rinnovata curiosità accogliamo questo piccoletto che è bello da morire. È bello da morire, ci piace, ci piacerà. Come sarà costruito? Per adesso non ve lo diciamo, continuate a seguirci. Allora www.audio2g.it o .com, social network, subscribe, campanella, a tra poco. Ciao. Ta-tan! Allora, questo è un DAC microscopico. Sì. Ciò non di meno continua nella tradizione live ad essere un DAC R2R. Esatto. Impacchettati all'interno di quelle bellissime scatole metalliche dorate. Che cercherò di aprire. Non lo so vediamo se senti, io voglio aprire tutto questa volta. Bene, per vedere le resistenze che stanno dentro, accuratamente selezionate con tolleranza del 0,05%. Allora, tante sono le caratteristiche, quindi DAC R2R, DAC che accetta fino a 768 in PCM, 256 in DSD e che ha ingressi ottico, coassiale, USB e i quadro S con 8 piedinature diverse. Interessante questa cosa perché, lo abbiamo detto tante volte, l'I-Quadro S, che è uno standard molto intelligente perché porta, oltre ai dati, porta anche il clock, quindi questo è un aspetto molto importante, ma purtroppo il quadro S a oggi non ha uno standard definito, quindi è stato implementato sul connettore HDMI da ogni costruttore a modo suo. Diciamo che oggi ci sono differenti standard, 2 che vanno per la maggiore più altri 6 che vanno un po' per la minore, ma comunque il nostro amico qui ha la possibilità di scegliere fra 8 piedinature, quindi insomma diciamo che è compatibile con tutte le implementazioni dell'I-Quadro S. Perfetto. E questa è una cosa molto importante. Allora, cosa non ha, diciamolo subito? A dispetto delle apparenze. Il volume. Esatto. Questo non è il volume. Questo non è il volume, ma serve semplicemente per navigare all'interno dei menu di setup. Togli la manona e vedete qui, insomma, la manona tua, giusto? La manina, il ditino. E tra l'altro, perché il ditino e non il telecomando? Perché il telecomando in questa versione qua non c'è, o meglio, lo si può acquistare, lo stesso dell'Harmony DAC, ma è un optional. Esatto. Però la macchina è in grado di ricevere i segnali, quindi qualora decideste di comprarvelo potete usare quello lì. A che cosa serve il telecomando? Alla scelta degli ingressi, sì, alla scelta della modalità di funzionamento tra oversampling e non oversampling. Quella è l'unica cosa che potrebbe servire, perché siccome c'è una certa differenza di suono, ma poi lo diremo meglio nella prova d'ascolto, allora in quel caso serve dal divano di selezionare oversampling e non oversampling. Ma io volevo dire un'altra cosa, Giulio, tu mi hai interrotto. Ops, sorry. Allora, volevo dire che l'unica cosa che non ha questo DAC sono le uscite RCA e questa potrebbe sembrare una limitazione. Limitazione non è, perché attraverso l'acquisto di adattatori XLR RCA è possibile avere anche le uscite RCA. Adattatori che però vanno acquistati a parte, non sono presenti all'interno della scatola. Esattamente. Prego. Lo chassis del micro DAC è realizzato secondo la medesima tecnica dell'Harmony DAC, quindi sono fondamentalmente lavorazioni fatte da un blocco di alluminio aeronautico, e quindi lo chassis della macchina è di tecnologia unibody, come la chiama l'azienda Live, nome peraltro derivato dalla Apple, che da anni costruisce i suoi portatili con tecnologia unibody. E interessante notare il fatto che l'oggetto
scalda molto. Perché scalda molto? Scalda molto perché L'intero chassis è un dissipatore, esatto, fondamentalmente. e deve essere mantenuta a una temperatura costante perché le resistenze interne più hanno temperatura costante più mantengono il loro valore e quindi la conversione più precisa, perché ricordiamo che l'R2R funziona proprio attraverso una rete di resistenze. Va benissimo, allora alimentazione a 15 volte attraverso un alimentatore a spina switching, non sappiamo se cambiando l'alimentatore le cose migliorano o meno, magari ve lo faremo sapere, anche perché probabilmente vi faremo sapere anche come va con una sorta di down scale. Allora, una sorta di diciamo complemento che è stato fatto dalla Live per questa macchina che si chiama Micro DCC. Fondamentalmente è un hub digitale, reclocker, quindi interviene sul clock del segnale e fa uscire il segnale in formato I4S da poter collegare al micro DAC. Quindi, come dire, la macchina base è questa qui, poi con il micro DCC si compra una sezione di ingressi barra reclocking molto più Che sofisticata. esce in I4S e poi entra qui Esatto. dentro e quindi si fa solo Dovrebbe questo. essere un interessante upgrade. Benissimo, allora Tu fremi, io fremo sì perché voglio aprire, voglio fare quello che non mi hai fatto fare con l'Harmony DAC, perché io con l'Harmony DAC lo volevo smontare tutto, tu metto no, lascia perdere, io qui invece farò di più. Vabbè, non mi opporrò questa volta. A tra poco, ciao. Ciao. Giulio, io sono andato oltre questa volta. Stavolta sì, sei andato oltre. Mentre tu eri accucciato da un'altra parte, ho smontato tutto quello che potevo Hai smontare. smontato lo smontabile. È tutto, esattamente tutto. Allora, partiamo dal modulo R2R. Partiamo dal modulo R2R. Vi ricordate che nel Live Harmony DAC, quello grande, vi avevamo parlato dei 4 moduloni Esatto. con dentro le resistenze dell'R2R e ve le avevamo fatte vedere. Qui siamo andati oltre perché, come state vedendo, sulla motherboard di questi moduli ve ne sono uno che vedete qui montato, poi subito accanto c'è il connettore per il secondo modulo, che è questo qui che abbiamo smontato. Smontato o smontato, perché abbiamo smontato il modulo e abbiamo aperto il modulo per vederci dentro. Quindi Posso vedere, posso far vedere come si inserisce qui dentro? Certo che sì. Eccolo qua. Quindi è evidente che questa bella scatolotta dorata è fondamentalmente a scopo protettivo e di dissipazione del calore. Soprattutto di dissipazione, queste scatolette servono per fare in modo che la temperatura delle resistenze sia uguale per tutte le resistenze, perché la vera sfida è quella termica, perché siccome le resistenze hanno una deriva termica piuttosto importante, una tolleranza e un valore che cambia secondo la temperatura, più si mantiene costante la temperatura su tutte le resistenze, che sono queste piccolissime che vediamo qua, e maggiore è la precisione di conversione. Quindi è estremamente importante, è per quello che si racchiudono all'interno di questi piccoli sarcofagi. Affrontiamo adesso la motherboard che poi vive dentro questa scatola che è il cabinet. Che già qua abbiamo fatto un extra sventramento, perché questa è sistemata qui dentro e noi l'abbiamo tutta svitata e l'abbiamo staccata. Posso far vedere il perché l'abbiamo fatto? Vai. Allora la giro. Posso poggiarla, Giulio, Ma qui? certo. Così, ok. Cosa vediamo? Vediamo una serie di particolari, Sì. ma ci premeva mostrare questi 4 chip che sono i 4 isolatori galvanici. In pratica sono quelli che isolano completamente la parte analogica dalla parte digitale. Questi invece è tutto il buffer di uscita che è bilanciato e che è in classe A discreti, perché non c'è nessun circuito operazionale, ma sono tutti transistor.
E come vedete le uscite del pannello posteriore stanno proprio qui a ridosso, le due uscite analog output bilanciate anch'esse. Esatto. Qua di interessante ci sono parecchie cose, ma andiamo a indugiare su, vediamo se si riesce a mostrarlo, questi due chip che sono un chip Altera Cyclone 4. esatto, e poi un chip ARM che sta qui accanto. E questi due sostanzialmente costituiscono il cervello, la parte pensante di questa macchina. Sì, lavorano insieme unendo la versatilità del processore ARM con le prestazioni del chip Altera. Ma volevo far vedere i Vima rossi, scusami, falli vedere perché mi piacciono, Eccoli qui. che sono quelli originali perché hanno il cappuccetto, hanno la parte sopra stondata, perché ho scoperto che quelli che non hanno la parte sopra stondata sono falsi. Sono falsi. Se io tengo con il ditino questa piattina, Sì. tu con la punta del cacciavite puoi indicare, perché col dito se no li copriremo completamente, I quarzi sono questi qua, elementi, 1 e 2. i quarzi della Accusilicon, mi pare si chiamano, esatto. che sono questi microscopici quadratini argentati, Sì. che sono appunto i clock fondamentalmente per le due famiglie di frequenze di campionamento. Esatto. Vero è che laddove la macchina si è collegata in I quadro S, quindi con questo connettore che vedete qui, e il quadro S si porta il segnale del clock e quindi la gestione del clock viene affidata a quel segnale di temporizzazione che viene da quel connettore lì. Esatto. Ho poi contenitore in alluminio avio aeronautico. Sì. Questa è la parte di sotto dove c'è uno slot per micro SD che secondo me è per aggiornamento software. Si guarda, girano un secondo, un istante, eccolo qua, sì, questo qui è proprio un lettore di SD card, per cui probabilmente con questo qui si va a inserire l'aggiornamento del firmware. E quindi, come abbiamo visto, abbiamo detto c'è il left e right delle uscite analogiche, e poi lato ingressi digitali abbiamo il quadro S, il coassiale, l'ottico, l'USB, e poi sull'angolino in basso c'è l'ingresso per il connettore dell'alimentazione. Esatto. Io vorrei indugiare sulla Vado? bellissima scatola. Vi ricorderete che quella dell'Harmony DAC mi aveva esaltato. C'è sempre la loro frase "Designing Dreams Yours Specifically", e poi una presentazione che, insomma, sebbene non è quella faraonica del fratello grande, ma insomma è sempre molto ben fatta, con questo foglio che racconta vita, morte e miracoli di quello che si può fare. I complimenti di Wang Fai, il caro amico Wang. Il nostro caro amico Wang Fai, esattamente. Amici cari, saprò rimontare tutto quello che ho smontato, perché vi racconto una storia. Quando io smonto perdo un po' proprio il controllo di me stesso, poi quando devo rimontare mi dico: ma cosa hai combinato? Lo sapremo alla prova d'ascolto, perché se la facciamo e la giriamo vuol dire che funzionava, altrimenti no. Se non abbiamo sentito niente, qualcosa è successo. non ha funzionato. Ciao, a tra poco. Ciao. Caro Wang, Wang Fai. il nostro amico Wang Fai. hai fatto centro ancora una volta. Vero Giulio? Sì. Allora, vado in ordine sparso. Vai. Costruzione l'abbiamo vista. Nulla da dire. Che dire? Come sempre un livello costruttivo fantastico di questa azienda di Singapore, che è veramente maestra nella costruzione e nella eleganza progettuale. Un DAC R2R con una sofisticata dotazione, un po' particolare. Allora, iniziamo con alcune cose che a noi hanno lasciato un tantinello perplessi. Sì. In primis, l'assenza delle uscite sbilanciate. Scelta, se vogliamo, abbastanza radicale, no? Il fatto che magari quasi tutti hanno le uscite sbilanciate e in pochi hanno le uscite bilanciate.
Soprattutto per questo livello di prezzo. Soprattutto per questo livello di prezzo. Questo qui è tutto bilanciato, esce in bilanciato, fine, lo usi così. Allora, consiglierei, vista anche la classe del prodotto, di metterci degli sbilanciatori passivi della Neutric che Sì. costano circa 6 o 7 euro l'uno. Che cosa fanno questi sbilanciatori? Non fanno altro che prendere il polo caldo dell'XLR e metterlo nel polo caldo dell'RCA. Altra cosa che insomma ha caratterizzato l'ascolto, ma questo non lo ascrivo a una perplessità, ma quanto appunto a una caratteristica che avevamo già riscontrato nel DAC più grande, nell'Harmony DAC, è la doppia modalità oversampling e non oversampling. Stranamente, insomma, rilevo che anche la volta scorsa, dopo 100.000 prova in un modo e prova in un altro, eravamo arrivati alla conclusione che almeno qui, almeno con le nostre sorgenti, con tutto il resto dell'impianto, ci aveva convinto più la versione oversampling rispetto alla non oversampling. Le differenze non sono dal giorno alla notte, assolutamente, sono differenze che anzi probabilmente, proprio perché sono minime, vanno o andrebbero selezionate traccia per traccia. Con alcune tracce va meglio in un modo, con alcune altre tracce va meglio in un altro. Ma insomma, noi come lo abbiamo utilizzato? Lo abbiamo utilizzato con il collegamento USB, quindi siamo passati dal nostro PC audio direttamente sull'ingresso USB, ottenendo un risultato assolutamente eccellente. Eccellente, e lo dico subito, è sbalorditivo per il prezzo. Sì, sbalorditivo per il prezzo. Sbalorditivo per il prezzo. Quello che si potrebbe obiettare ad una macchina di questo genere è che la dimensione fisica dell'oggetto è talmente ridotta che in un contesto come il nostro, cioè sul tavolo di un impianto audio normale, l'oggettino si perde completamente. Quasi tende messo quasi dietro al... Sì, esatto, cioè tende realmente a sparire. E per quanto sia relativamente pesante, i cavi bilanciati spesso sono piuttosto generosi come sezione, piuttosto rigidi, quindi tendono un po' a portarselo via. Certo. Noi abbiamo utilizzato dei cavi bilanciati molto morbidi, molto flessibili, questo problema non ce l'abbiamo avuto, però obiettivamente il problema sussiste. Per quanto piccolino e per quanto quindi particolarmente adatto ad un impianto di tipo desktop, fortunatamente l'enorme display a matrice di punti bianchi risulta leggibile anche a distanza di divano. Anche se poi non serve particolarmente perché non c'è il controllo del volume, quindi non c'è il controllo del volume, quindi l'unica cosa che puoi avere come curiosità, come riscontro, è il fatto di avere la frequenza di campionamento, il formato sì, nel momento in cui la traccia parte. Quindi immaginate che state ascoltando una traccia a 44,1 e dopo quella successiva è a 192, il display vi dice 192 e voi siete felici, ammesso che uno sia felice per una cosa di questo genere. Tra l'altro nel settaggio che noi abbiamo utilizzato il display dopo un po' si spegne e quindi francamente della presenza di questo oggetto rimanete, cioè, quasi non ve ne accorgete. Ultima cosa, lato interfaccia, poi mi taccio, il fatto che questo oggetto dispone di questo controllo rotativo che state vedendo in overlay in questo momento, e uno pensa che sia il volume, ma in realtà invece il volume questo non ce l'ha. Certo. Questo controllo rotativo serve soltanto a navigare l'interfaccia, quindi immaginate quando state in modalità, scegliendo la modalità oversampling, non oversampling, con la rotella decidete questa o quell'altra e poi schiacciate enter e si blocca. Dal punto di vista dell'ascolto, sì. Io non so sinceramente, adesso parleremo meglio di come suona, ma non so davvero cosa potergli imputare, perché poco più di 1.000 euro io sento solo meraviglie. Sento quasi
parecchie cose che mi aspetto da un DAC che costa almeno il doppio. Sì, Ecco. allora dal punto di vista del suono, io direi che le analogie con il fratello grande ci sono, Sì, sono tante. obiettivamente. È chiaro che anche in questo caso sembra una versione un po' ridotta in scala. Perché ho detto anche? Perché mentalmente sto facendo riferimento alla prova che abbiamo fatto del Cord Dave e dello Hugo TT2. Io lì avevo detto il TT2 sembra la versione in scala del Dave. Potrei usare la stessa analogia e dire il Micro DAC sembra la versione in scala dell'Harmony DAC. Sì. Perché i pregi sono gli stessi, e i plus sono gli stessi, ma l'ordine di grandezza è leggermente ridotto. E quindi, che dire, un DAC con un grande corpo, con una grande solidità, con un timing eccellente, non dico stellare, dico eccellente, nell'altro caso l'hai detto stellare, e quindi, come dire, estremamente gratificante sotto ogni punto di vista. Quello che però si potrebbe fare con questo, e forse riusciremo ad averlo a disposizione, è una scatoletta dello stesso form factor esattamente identica, che si chiama Micro DDC, se non sbaglio, Sì. che è una sorta di reclocker, oversemplatore, convertitore in I2S, è una specie di Sì. hub che esce in I2S. Che esce in quadro S. Allora, voi, se fate riferimento allo sventramento, vi ricorderete che ne abbiamo fatto vedere quei due microscopici quadratini argentati che sono i due clock per le due famiglie di frequenze di campionamento. Però avevamo detto, e qui lo ricordo, che in I quadro S il segnale di clock viene portato direttamente all'interno del DAC, quindi non vengono più utilizzati quei due, per quanto buoni, chippettini clock, ma viene utilizzato il segnale che viene appunto da questo micro DDC. Quindi la filosofia di quella macchina è: gli ingressi vanno lì, quella fa un trattamento al segnale e lo manda al micro DAC in formato in quadro S. Qualcuno ci ha detto che con quella macchina davanti il micro DAC si comporta in maniera esattamente sovrapponibile all'Harmony DAC. Ve lo sapremo dire. Ve lo sapremo dire perché, ecco, come detto fino adesso, per me, così com'è ora, è una versione scalata in tutti i sensi, anche nel prezzo, dell'Harmony DAC che tanto avevo amato. E questo tenuto conto appunto del fatto che costa un terzo e chapeau. Però vediamo che cosa succederà con questo micro DDC. Comunque, io mi rendo conto, soprattutto in Italia poi, questo fenomeno di piccolo non è bello, per cui un'elettronica piccola viene considerata come un'elettronica di livello inferiore rispetto a un'elettronica più grande. A me però, dal punto di vista strettamente dell'R2R, mi piace quasi di più il fatto che sia piccolo, perché mantiene una temperatura più omogenea all'interno del contenitore, e quindi le resistenze R2R, che sono poi, l'abbiamo visto nello sventramento, contenute all'interno di un loro case, di un loro chassis, riescono a mantenere una migliore temperatura, soprattutto uguale le une alle altre, e quindi a convertire meglio. Probabilmente quindi solo nel caso di un DAC R2R, se è più piccolo è meglio rispetto a quelli molto molto grandi. Il suono a me ha lasciato senza parole, perché mi sembrava di sentire un DAC molto più performante di questo sotto ogni parametro, dal ritmo alla gamma medio-alta, una gamma bassa molto molto giusta, appunto sempre in timing, con i piani sonori sempre al posto giusto,
Come ha detto giustamente Giulio, è come se fosse un contenitore un po' più piccolo rispetto all'altro, ma è anche vero che l'altro ha bisogno di elettroniche e di diffusori di ben altro livello rispetto a questo. Sì. Questo io lo potrei definire come un DAC di livello medio che può essere tranquillamente abbinato a amplificatori e elettroniche di un certo livello, tanto che lo abbiamo ascoltato con le Vivid Kaya S12, che sono delle casse da 7.000 euro, e questo, caro Giulio, quella è la camera non a caso. Non a caso. Non a caso, sentendone tutte le sfumature grazie a questi diffusori, quindi siamo saliti di livello per riuscire a capire bene e fino in fondo come va questo prodottino, che tra l'altro potrebbe pure essere messo dietro l'amplificatore, tanto sta sempre in stand-by. Sì, per carità, insomma, per Cavi chi... cortissimi. Allora, mi sembrerebbe fargli un torto perché è talmente bella la costruzione, talmente bello il cabinet che nasconderlo mi dispiacerebbe personalmente, però la dimensione è tale che questa è un'opzione sicuramente percorribile. Dov'è il DAC? Non c'è. Dove il DAC non c'è, sì, è esatto. nascosto. È così. Molto bene, allora io sarei quasi alle battute finali, ma se tu vuoi aggiungere qualcosa Ne ho facoltà. Ne hai facoltà, prego. Beh, sì, allora io aggiungerei che per quanto l'oggetto, ripeto, sia molto piccolo, non ha quel tono dimesso che alcune costruzioni piccoline ci hanno fatto vedere. Non ha il tono dimesso dell'apparecchio che dice ok, io non sono il top di gamma, il top di gamma è mio fratello maggiore. Qui c'è la stessa cura per il dettaglio, la stessa, lo capite, passione per l'ingegnerizzazione che abbiamo visto nel modello grande, declinata in scala ridotta. Mi viene da dire che anche la confezione che abbiamo visto prima è quasi simile, è quasi la stessa, ma è riprogettata per essere più piccolina. Quindi a me quello che ha fatto molta simpatia di questo prodotto è l'aver pensato, anche qui è un esercizio di fantasia, mi metto nella testa del progettista e forse non è così, però non è, e questa cosa traspare, non è lo svogliato esercizio di quello che ha dovuto fare prima il modello in cui ha messo tutto se stesso e poi per questioni di marketing per vendere, perché dobbiamo vendere pure a chi vuole spendere di meno. No, questo è proprio, si vede, un progetto derivato da quello grande ma ripensato, ringegnerizzato, costruito con tutta la cura che questa azienda ci ha insegnato è in grado di mettere nei progetti che fa. Sì, tra l'altro l'abbiamo visto nello sventramento, mettere quella serie di transistor esattamente sotto i connettori XLR in modo che non c'è percorso del segnale. Non c'è percorso del segnale, non è una cosa a caso. L'uscita in classe A non è una cosa a caso, l'uscita in classe A è una cosa pensata, ragionata, sicuramente frutto di innumerevoli prove, perché poi l'uscita in classe A dissipa più calore e questo qui l'hanno dovuto, come dire, pensare per evitare problematiche termiche all'interno del cabinet. È un pensiero articolato e complesso destinato al loro prodotto. E quindi vieni a me, caro Giulio, nel dire queste cose, perché secondo me la Live o Live, come si dice, è una delle poche, se non forse la prima o unica azienda cinese dove veramente c'è un pensiero di un progettista audiofilo. Azienda di Singapore però. Vabbè, che costruiscono in Cina, ma il progetto la mente è di Singapore. E quindi è uno di quei prodotti che viene dall'Oriente, va bene? Che viene dall'Oriente, così mi sembra mia moglie in queste precisazioni, sì. Che viene dall'Oriente, nel quale c'è veramente il pensiero di un appassionato di musica, di un appassionato di tecnica che cerca di metterci quanto di più del suo meglio per cercare di far suonare al meglio il suo prodotto. Adesso subscribe, campanella, www.audiog.it o .com, fateci pubblicità, speriamo che questo video vi sia piaciuto, giusto? Anche perché dovrete vedervi il seguito che arriverà
Dio solo lo sa quando. Che possiamo farlo pure più corto, però. Lo possiamo fare più corto, quello che chiamano il follow up, Esatto. quando lo attaccheremo al micro di DC. Che sarà interessante perché siccome queste scatolette, questi, come dire, aggiustatori di segnale digitale stanno sempre di più prendendo piede, è giusto anche fare un video che parli un po' di che cosa sono e a che cosa servono. E Giusto. quindi prendiamo l'occasione di questo live, come dici Sì. tu, per fare anche questo approfondimento. Ciao!